Carissimi amici di Radioattività, un saluto da Guido Roberti, come sempre all'interno del nostro palinsesto tantissime novità, tantissime interviste, tantissimi campioni dei quali cerchiamo di carpire un po' i segreti e soprattutto i risultati che portano in alto il nome di Trieste. Questa è un'intervista che voi state ascoltando in anteprima su Radioattività, ma che andrà anche in video sul canale YouTube A Tutto Sport. Questo è un grande piacere, uno spin-off della trasmissione A Tutto Sport che realizziamo settimanalmente all'interno del Bar Capriccio in via Bramante, e che ringrazio per l'ospitalità, perché per l'appunto ci dà questa possibilità di sentire un grande protagonista, perché è un amico di Radioattività, ma è laureato da poco, campione d'Italia, e ci dirà lui in quale branca, in quale settore del calisthenics. Si tratta di Dennis Biagi, al quale do innanzitutto il benvenuto. Ciao Dennis, ben ritrovato su Radioattività e anche a Tutto Sport. Ciao Guido e a tutto sport e a chi ci sta seguendo. Spero che cerco di rispondere in modo corretto alle tue domande. Mhm. Come proseguire in un percorso sportivo nel migliore dei modi. Sicuramente sarà così, anche perché ti sei laureato da poco campione italiano. Allora eri in Puglia, se non ricordo male, a Bari mi sembra. Sì, sì. Cos'è il calisthenics e in quale settore, in quale disciplina, in quale gara ti sei laureato campione italiano? Perché questa è una disciplina che a Trieste ancora si conosce poco, ma a livello nazionale sta andando tantissimo. E quindi abbiamo il campione italiano qui a Trieste e bisogna farlo sapere. Allora, innanzitutto il calisthenics è nato non da tantissimo, qua in Italia l'ha portato, mi pare, Gaggi Yatarov, il quale anche ha partecipato a Tossic e Vales, comunque varie persone, come anche, ehm, adesso non mi viene in mente il nome, ma si chiama Eric, Mhm. è un ragazzo che adesso fa street lifting, varie discipline, comunque il calisthenics è nato circa nel 2013-2014, qua in Italia si è sviluppato più nel 2015 e inizialmente il calisthenics è più, è praticamente la, come si dice, la visione di usare solo il proprio corpo, Mm, quindi esercizio a corpo libero. ok, E fare figure, insomma, ok. comunque figure spettacolari, Mm, qualcosa di, diciamo, che stupisca le persone. Per mhm. esempio, non so se hai presente la bandiera, la famosa Human Flag, Sì, per la Human esempio. Flag l'ho sentita da ragazzi Esatto. giovani come te, io ho qualche anno di più, ma questa Human Flag l'ho già sentita. Esatto, come anche la verticale, per esempio. Comunque il calisthenics riprende un po' la ginnastica artistica in un modo un po' più rozzo, diciamo, un po' più Mhm, sporco, mhm, un po' che nasce dalla strada. mhm, Poi piano piano negli anni, qua in Italia per esempio è nato prima le skills, quindi questi movimenti spettacolari. mhm, In America per esempio c'era lo street workout, dove erano più proprio allenamento duro, a cedimento, mhm, distruggersi di volumi di allenamento, di trazioni, dips e quant'altro, piegamenti. mhm, E poi si è riportato anche qua in Italia, quindi è nata anche l'endurance, quindi gare e anche diciamo sfide mhm. nella quali si punta a un maggiore di ripetizioni, un volume assurdo di ripetizioni nel minor tempo possibile o anche arrivare soltanto alla fine. Quindi perdonami, faccio un inciso, è un po' una disciplina, abbiamo capito, nuova, moderna, che nasce dalla strada, come sono nati dalla strada anche settori interi della musica, ad esempio, ma non solo, anche della danza. Quindi qua si unisce sport, coreografia. Dennis ha già detto tutta una serie di nomi, di termini nuovi che magari i nostri ascoltatori e telespettatori vedranno e conosceranno un vocabolario autentico, workout, skills, human flag, tutte parole che potete ricercare, ritrovare, e soprattutto sui social network, Instagram, Facebook, vanno TikTok, vanno veramente tantissimo. Dennis si allena dalla mattina alla sera, un programma rigidissimo anche di alimentazione, e questo è valso per l'appunto il titolo italiano. A Bari quindi un'emozione forte, perché l'abbiamo detto, a Trieste forse non va ancora tanto, ma ti sei confrontato con atleti di tutta Italia e sei arrivato primo. Sì, diciamo che allora inizialmente praticamente si strutturava in un campionato questo.
Son partito a febbraio con la prima tappa della Resistance Italia, che è l'organizzazione che ha, sì, Che che ha organizza organizzato tutto. il tutto, insomma. C'erano tre tappe: la tappa nord, quindi dove più o meno andavano tutte le persone che erano del nord, quindi Milano, Veneto, Friuli, cioè un po' Mhm, tutte le persone che erano più vicine al nord Italia. Poi hanno fatto una tappa al centro verso mhm, maggio e mhm. poi hanno fatto quella infine del sud Italia, Ok, a Bari. ok. Io volevo partecipare a tutte e tre, devo dire la verità, però economicamente, anche un po' per l'università, un po' per lavoro, ho dovuto limitarmi a solo due. La prima l'ho effettuata a febbraio, Ok. nella quale consisteva in un circuito di qualificazione Max Rep, che comunque era dettaglio di campionato, quindi che potevi diventare effettivamente campione italiano del Max Rep. Cercate intanto anche Max Rap, mi raccomando, su internet. E poi si facevano le battle 1 vs 1 Ok. dei qualificati del Max Rep. Quindi io ho fatto la categoria più 80 kg, nella quale mi sono qualificato primo a febbraio, sia di categoria che assoluto, quindi Mhm, già a febbraio ero campione italiano del Max Rep assoluto, e anche di categoria. Poi mi sono qualificato ovviamente per fare gli scontri 1 vs 1, nel quale il primo girone ho vinto, e nel secondo anche, oppure non mi pare che ho fatto solo uno e dopo sono andato subito in finale. E in finale purtroppo ho trovato un ragazzo veramente tosto, che comunque se ne andava da 8 anni in confronto a me che ne faccio da 2, mhm, comunque che aveva esperienza, e ho dovuto riconoscere che era più forte di me mhm. nelle battle. Comunque ci rifaremo Noi assolutamente. continueremo a seguirti. Allora, per tutti i nostri telespettatori di A Tutto Sport, per gli ascoltatori di Radio Attività, Dennis Biagi è su Instagram innanzitutto, il social che forse si usa un po' di più tra i giovani, potete dunque trovarlo e seguirlo. Dennis ha una formazione però che nasce dalla pratica di tantissime discipline. So che tu adori andare in bicicletta, so che hai fatto arti marziali, hai componenti fondamentali del settore artistico, della ginnastica, quindi sei molto poliedrico da questo punto di vista. Sì, cerco di essere comunque in tutti i sensi un atleta a 360 gradi, perché secondo me per eccellere in qualcosa non è che bisogna fare sempre quello, ma comunque essere da tutti i punti di vista completo. Difatti c'era un periodo che proprio mi allenavo su tutto, cioè nuoto, fra nuoto, corsa, bici, arti marziali, calisthenics, pesistica. Cercavo un po' di essere completo su tutto per riuscire comunque ad avere più stimoli diversi e abituare il mio corpo tutte le situazioni, no? Mhm. E comunque ho dovuto mollare un po' nuoto, un po' corsa, un po', cioè c'erano periodi altalenanti. Comunque bisogna avere un ciclo in tutto, no? Mhm. Secondo me. Quindi adesso, come tuttora, mi alleno 7 su 7 praticamente, quasi 6 su 7. Diciamo che il settimo giorno lo tengo un po' come svago. Mhm. Può essere che vado a farmi una camminata da 50.000 passi, come fare un giro in bici o comunque... Vabbè, chiamalo spago. Sì, esatto. Più di me, sicuro. E niente, mi alleno 6 su 7 e vario comunque gli allenamenti, faccio multifrequenza, quindi calisthenics faccio un po' misto, non Mhm. faccio solo un gruppo muscolare, quindi come facevo tempo fa, facevo solo un esercizio, casomai fatto in maniera diversa però per tutto l'allenamento. Adesso faccio multifrequenza, quindi sarebbe praticamente alternare spinta e tirata, sarebbe quindi per esempio proprio il movimento di spinta, Mhm. quindi tipo il push up Il push up. oppure il dip oppure la military press, Perfetto. ehm, con anche gli esercizi di tirata, Mhm. quindi trazioni, Mhm. pulley. Per chi va in palestra potrà conoscere questi termini, per chi no. Li imparerai. Esatto. Adesso rubo ancora un Vai, attimo il vai. microfono per dare un messaggio importante, visto che siamo in onda su Radioattività e in rete grazie a Tutto Sport. Sveliamo una cosa, perché il nostro dovere, nel mio caso come giornalista, è quello anche di diffondere le informazioni e aiutare, soprattutto supportare i giovani, le giovani atlete, i giovani atleti della nostra città. Dennis sta lavorando a un progetto anche molto importante che sarebbe utile proprio per promuovere il calisthenics in generale
a livello triestino e nazionale. Possiamo dirlo e svelarlo, siamo alla ricerca anche di sponsor, di persone che possano supportarti perché, ed è una notizia bomba, sei stato contattato dal Guinness World Record, quindi un Sì. programma famosissimo che va in onda sulle reti Mediaset, personaggi come Gerry Scotti, potrei fare tanti Marco nomi, Frigatti. Marco Frigatti, esatto, sei stato contattato ufficialmente, avresti la possibilità di provare a battere un Guinness World Record, quindi un record mondiale, e farlo nella tua città. A Trieste si sta cercando di organizzare la location, che potrebbe essere Piazza della Borsa, sei già in contatto con le istituzioni, con il comune di Trieste, però magari se c'è qualche sponsor che volesse supportare questa iniziativa, Dennis potrebbe portare Trieste a un Guinness World Record nella trasmissione apposita. Quindi abbiamo fatto bene a sottolinearlo, no? Sì, beh, certo, ovviamente sarebbe un'occasione anche per Trieste per portare in alto sia il turismo e quant'altro e farla conoscere ancora di più, perché c'era tempo fa io andavo giù a fare i ritiri nazionali a Roma e da dove vieni? Trieste. Dove? Sì, Trieste, cioè nel senso Non va bene, non va no, bene questa cosa, cioè dobbiamo portare in alto questa città perché ti dirò, io sono andato adesso che viaggio tanto, vado a Torino, sono andato a Bari, cioè io andavo là e sinceramente a me mancava Trieste, cioè nel senso come pulizia, come società, Sì. come tutto, come guida in mezzo alle strade, come tutto. Quindi secondo me Trieste è da elogiare e dico qua venite a Trieste perché è una città splendida. Grazie Dennis per questo messaggio e allora supportiamo questo ragazzo, ripeto, verrebbe la troupe di Mediaset, sarebbe una vetrina straordinaria e soprattutto la speranza che Dennis possa fare il record mondiale, quindi diventerebbe una notizia non solo locale, anzi molto molto più estesa. Dennis, prossimi appuntamenti, prossime gare, poi ci congederemo dagli ascoltatori di Radioattività e dai telespettatori di A Tutto Sport che stiamo realizzando dal Bar Capriccio in via Bramante, sede anche del club di tifosi della Triestina. Ringraziamo il presidente Michele Bertocchi, il regista Daniele Meroi che ci stanno supportando alla parte tecnica. Prossime tappe, prossimi obiettivi. Allora, come obiettivi adesso intanto laurearmi, Ecco, giusto una cosa da niente. laurearmi in febbraio e adesso ho appena iniziato una nuova collaborazione con il dottor Battista Mansueto di Torino, che è un nutrizionista bravissimo, anche lui campione italiano, adesso andrà anche ai mondiali, Okay. di però posing, quindi NBFI, quindi sarebbero Bodybuilding, esatto, ok. bodybuilding. E innanzitutto fare una bella figura e arrivare alla massima condizione agli assoluti di dicembre, perché come dicevo era strutturato in un campionato, questo qua, quindi Nord Italia, Centro Italia e Sud Italia. Io mi sono accalappiato il titolo di campione assoluto Max Rep ehm, e che ci sarà un altro Max Rep a dicembre contro tutti quelli migliori che hanno effettuato le tappe. Ok. Quindi praticamente saremo tutti i più forti di tutte le categorie che si scontrano uno contro uno. Una super sfida Esatto. tra campioni. Allora, mi raccomando, Dennis Biagi su Instagram in particolare. E per i nostri telespettatori l'invito a iscriversi sul canale A Tutto Sport, dove in compagnia del sottoscritto, di Michele Bertocchi e di Ramon Toni, collega giornalista venezuelano, cerchiamo di parlare di Triestina e di tutto lo sport a Trieste. Questa trasmissione, questa puntata è stata uno spin-off, come dicono gli americani nei telefilm. Per gli ascoltatori di Radioattività avevate già conosciuto Dennis Biaggi e lo seguiremo proprio per queste tappe di dicembre. Cercheremo di supportarlo anche nel progetto relativo al Guinness World Record e della omonima trasmissione. Dennis, un grosso in bocca al lupo e un abbraccio da tutti noi. Crepi e viva e ci vediamo alla prossima allora. Perfetto in dissolvenza, il caffè è straordinario.